Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione sull'ambiente di amministrazione di Office 365 che è dedicata alla creazione di cassette postali condivise. Office 365 ci dà la possibilità di creare delle cassette postali che appunto sono condivise tra più utenti, all'interno delle quali i singoli utenti potranno compiere o non compiere certe operazioni a seconda del ruolo che è stato loro assegnato dall'amministratore o dal proprietario creatore della cassetta postale. Quindi andiamo ad espandere il menu Teams e Groups e andiamo sulla voce cassette postali condivise. In questo ambiente possiamo appunto creare le cassette postali condivise e come vedi io ne ho già create alcune, quelle che hai già visto nelle diapositive, e adesso andiamo a fare il procedimento insieme per creare la nostra cassetta postale condivisa, cliccando innanzitutto qui su aggiungi cassetta postale. Una volta cliccato su aggiungi cassetta postale, ci sarà molto semplicemente da indicare il nome della cassetta postale che vogliamo assegnarle e lo username, che è la parte che precede la chiocciola, poi seguirà il dominio del nostro account Office 365. Supponiamo di voler costruire una cassetta postale condivisa per gestire un congresso medico, un congresso di cardiologia. Quindi la chiamerò Cardiology Congress, andrò a costruire la mail, ma aveva già messo quello che avevo scritto sopra, metto la lettera minuscola, ecco Cardiology Congress, chiocciola, e poi ci sarà il dominio del mio account o quello del tuo account, o nel caso in cui l'azienda poi ne avesse più di uno, puoi scegliere su quale dominio andare a costruire questa cassetta postale cliccando qui sulla tendina e scegliendo dove lo vuole costruire nel caso appunto ne avesse più di uno. Quindi salva le modifiche, clicchiamo qua. Adesso sta salvando le modifiche che abbiamo appena fatto e una volta salvate le modifiche ecco che la cassetta postale Cardiology Congress compare nella lista delle cassette postali e già da qui, dopo aver creato la cassetta postale, è immediatamente possibile compiere alcune operazioni, quindi aggiungere membri, gestire i dettagli della cassetta postale condivisa, oppure andare a condividere la cassetta postale anche in Outlook. Quindi noi qui chiudiamo perché queste sono cose che possiamo fare immediatamente, ma magari sarà un domani che andremo a fare delle cose su questa cassetta postale. In questo momento possiamo averla creata così rapidamente perché avevamo poco tempo, abbiamo semplicemente creato la cassetta postale e domani andiamo ad intervenire. Quindi cliccando su questi puntini possiamo cambiare il nome, possiamo editare un altro indirizzo di posta elettronica, possiamo anche cancellare la cassetta postale. Cliccando qui sul nome della cassetta postale ci si apre la schermata che è dedicata appunto a questa cassetta postale condivisa per andare a modificare tanti aspetti. Quindi posso modificare il nome, posso creare un alias di posta elettronica, posso andare a copiare l'indirizzo nella mailbox, posso soprattutto, queste sono le tre funzioni importanti, andare a gestire i permessi dei singoli utenti, perché i permessi per i singoli utenti possono essere questi tre, ne possono avere soltanto uno o li possono avere anche tutti. Ovviamente se li hanno tutti potranno fare tutto dentro la cassetta postale. Quindi c'è il permesso di lettura e gestione completa, quindi il permesso completo, che però non permette di inviare la posta come o per conto di, almeno che non si abbia anche il permesso numero 2 o il permesso numero 3. Poi c'è il permesso invia come, nel senso che la mail in quel caso il soggetto la invierà a nome della cassetta postale senza che però compaia il suo nome quando invia la mail, e l'ultima opzione invia per conto di, nel senso che il soggetto invia la mail
e a nome della cassetta postale, quindi in questo caso di Cardiology Congress, ma nell'invio compare il suo nome. Però la prima cosa da fare è sicuramente andare a inserire alcuni soggetti all'interno della cassetta postale, cliccando su qui, su Edit, aggiungi membri. Ora, se io vado nella lista dei membri, trovo soltanto il mio nome. Questo perché? Perché tutti gli utenti che io ho creato, li ho creati così in maniera fantasiosa, nel senso di aver scritto per ogni invito il mio indirizzo email e quindi non c'è stato nessun login da parte di queste persone all'organizzazione. Quindi qui non compare nessun indirizzo postale oltre il mio da inserire. Ovviamente nel caso di un'organizzazione qui comparirà tutta la lista degli utenti dell'organizzazione, tutta la lista degli utenti che hai visto nelle lezioni precedenti, se loro si fossero veramente loggati e fossero veramente entrati a far parte dell'organizzazione, io qui li vado a scegliere. Ne scelgo 2, 3, 4, 5, tutti quelli che mi servono. Ovviamente in questo caso, nel caso dell'organizzazione di un congresso, ci saranno tantissimi utenti, sarà molto utile avere una cassetta postale condivisa, nel senso che quando un utente spedisce una mail, anche gli altri possono vedere a chi l'ha spedita, cosa ha scritto, quali allegati ci sono e quindi rimanere costantemente informati per l'organizzazione, in questo caso del congresso medico di cardiologia. Quindi io seleziono solo me stesso, ma ovviamente questo è uno strumento fatto per selezionare tante persone. Supponiamo che io avessi selezionato 100 persone e vado ad aggiungerle tutte. Una volta aggiunte tutte le persone, quindi qui posso fare ancora aggiungi, anche in un secondo momento, qui vado a chiudere, se riapro la cassetta postale, ecco che per Riccardo Dominici ha già messo questi due permessi, perché io sono il proprietario e l'amministratore del mio account, quindi mi ha messo subito il permesso di lettura e gestione e il permesso di invia come. Andiamo a vedere quindi come si possono gestire questi permessi. Se io non avessi questo permesso, potrei andare qui e dire aggiungi il permesso. Aggiungi questo permesso, cioè di lettura e gestione completa, qui cerco il nome della persona, ora io già ci sono, anzi facciamo questo passaggio, diciamo che Riccardo Dominici per il momento lo rimuoviamo, così mi ritrovo nella lista per farti vedere il passaggio, quindi qui chiudiamo, clicchiamo qui. Quindi permesso completo di lettura e gestione della casella di posta elettronica. Aggiungi permesso, aggiungilo per me. Quindi lettura e gestione della casella di posta elettronica. Ricordo che non si può inviare come o per conto di, ma bisogna che la persona abbia queste autorizzazioni, anche se ha il permesso completo di lettura e gestione, altrimenti non può inviare come o per conto di. Lo stesso per quanto riguarda le due altre opzioni. Io posso andare a scegliere quest'altra opzione, invia come, quindi invia come, lo abbiamo già visto anche nelle diapositive di presentazione, vuol dire che la mail viene inviata a nome della casella di posta elettronica, in questo caso Cardiology Congress, ma non si vede il nome della persona che la invia, non si vedrebbe che l'ho inviata io, mentre con quest'altra opzione, l'ultima, invia per conto di, in questo caso la mail viene inviata a nome della casella condivisa Cardiology Congress, ma si vedrebbe il nome della persona che l'ha inviata, cioè Riccardo Dominici. Quindi abbiamo visto come si crea la cassetta postale, abbiamo visto come ci si può arrivare a gestirla e a fare tutte le modifiche che vogliamo anche in un momento successivo e abbiamo visto l'altra cosa importantissima della concessione dei permessi ai singoli membri sulla cassetta postale, su ciò che possono o non possono fare. Quindi questa lezione sulla costruzione delle cassette postali condivise finisce qui e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!